Bhagavan occasionalmente si arrabbiava anche con altri lavoratori dell'ashram se lo disobbedivano deliberatamente. Nell'ufficio c'era un uomo chiamato Mouni Srinivasa Rao che una volta incorse nell'irritazione di Bhagavan cercando di scavalcare le sue istruzioni. Uno dei lavori di Mouni Srinivasa Rao era di scrivere le risposte a tutte le domande spirituali che arrivavano all'ashram per posta. Queste prime bozze venivano mostrate a Bhagavan, che quindi le esaminava e faceva le necessarie correzioni. In un'occasione, Mouni Srinivasa Rao si rifiutò di accettare che le correzioni di Bhagavan fossero definitive. Corresse le modifiche di Bhagavan e rimandò la lettera nella sala. Bhagavan la controllò per la seconda volta, cancellando tutte le correzioni che erano state aggiunte da Mouni Srinivasa Rao. Quando la lettera fu riportata nell'ufficio, Mouni Srinivasa Rao tornò a modificare alcune delle correzioni di Bhagavan. Portò la nuova bozza nella sala e cercò di farla leggere a Bhagavan, ma questi si rifiutò persino di guardarla. Invece lanciò la lettera in direzione di Mouni Srinivasa Rao e disse molto irritato: «Fa ciò che vuoi». Questa volta Bhagavan mostrava il suo dispiacere in modo più sottile. Una notte, dopo la cena, ci fu una grande lite nella sala da pranzo, durante la quale Subramaniam Swami colpì Krishna Swami sul volto. Krishna Swami andò immediatamente a lamentarsi da Bhagavan, ma questi non sembrò interessarsi alla faccenda. Qualcuno aveva pagato un grande bhiksha per il giorno seguente, il che significava molto lavoro per tutti in cucina. Bhagavan di solito arrivava in cucina alle 3 del mattino per aiutare Subramaniam a tagliare le verdure. Ma quel mattino rimase nella sala e lasciò che Subramaniam facesse tutto il lavoro da solo. Questi passò le prime 2 ore chiedendosi perché Bhagavan fosse in ritardo, ma alla fine capì che si trattava di una punizione per aver attaccato Krishna Swami. Bhagavan confermò la sua teoria, rifiutandosi di parlargli o persino di guardarlo per il resto della giornata. Se avete qualche domanda puoi chiedere questa lettura. Scrive una ashram, si chiama Ramana Ashram, in Tamil Nadu. Ha vissuto una Swami e lui scrive giornalieri cosa succedendo. Ecco, questo. E Bhagavan è il maestro del questo ashram.
Cos'è? Voglio chiedere. Viksha, cosa vuol dire Viksha? Bhiksha, Viksha. con la B. Bhiksha, Viksha. Bhiksha vuol dire mosinare. mosinare. Anche puoi dare, come prasad, dare la bhiksha. Anche tu dici. Chi riceve, come bhiksha, anche riceve, e le cose le ha dato. Vedi nella Annapurani, Bhikshant Kicha Bhiksha. Parvati Devi, viene questa parola Bhiksha, Bhiksha, dare. Ma Poi c'è qualche domanda? chiedi se vuoi. Ma quello che mi arriva, no, da questo racconto è sono come delle vendette, non so, tu fai così, allora io ti punisco, cioè, non so, non mi piace, non mi è piaciuto. No. Cosa dice? Dice nella lettura Eh. le è arrivata come se ci fosse una vendetta, cioè fai così, allora io faccio in un altro modo. Ti comporti male, allora Sì. io non ti vengo ad aiutare a fare le verdure, non so. Delle scritture? No, questo racconto, Sì. quello che c'è stato, no? Sì, detto Cioè lui- come una punizione, Sì, no? C'è stata da parte di Bhagavan. sì. Tu ti sei comportato male, allora io non vengo ad aiutarti a tagliare le verdure. Ah. E questo lei ha detto che non le è piaciuto. Sì. Non è puoi dire una vendetta, anche non puoi dire punizione, anche, no? Questa è una reazione, una riflessione. Perché anche nelle scritture, due o tre volte Bhagavan è corretto un modo, e invece questo studioso, no? Scrittura, lui corretto in un altro modo, perché lui corretto, lui vedendo il suo desiderio, grammatica, seguendo la regola grammatica, anche il tuo desiderio, lui ha fatto la correzione. Invece Bhagavan, oltre della grammatica, è sua visione ampio, non visione secondo desiderio, visione ampio. Quindi lui non interessa della grammatica o desiderio, cioè alcune frasi o parole deve essere toccate dai devoti. Quindi lui ha detto, lasciamo. Come una poesia, scrivendo un poeta, sempre pensa alla parola più, tocca all'universo, l'armonioso, non guarda dalla grammatica molte, non serve la grammatica, toccare il cuore, grammatica serve sulla testa, ecco. Quindi due o tre volte comunque lui forse non l'ha capito, se il Bhagavan ha fatto, ok, tu non fai più questa non puoi interpretare come una punizione, mentre che puoi dire anche questo è un insegnamento, un'opportunità per risvegliarsi. Poi lui non è venuto anche ad aiutare altre cose, pare, perché sua l'anima soffre nel sofferenza. Io ho proposto, secondo il mio desiderio, non è questo accettato, no? Quindi in qualche modo l'anima il soffre, e quindi isola se stessi, non comunica, non partecipa. Un altro può interpretare cosa lui facendo il suo vendetto, può essere anche, ma si può anche interpretare positivamente, l'anima soffre, no? E nessuno non fa male come uno volontieri, come un progetto, ma sembra tutto una riflessione, si venga.
riflessione forse una agisce, noi anche deve vedere in modo generoso, un po' simpatia deve vedere, no? Non sempre negativa, è simpatia. È così, quindi tutti va bene, ognuno al suo posto va bene. Non puoi dire qualcuno ha sbagliato, no, è errato, no, un'esperienza. Qua cadono tante esperienze, comunque qua importante come un maestro, lui deve affrontare, vedere tutto, la sua visione molto ampia, tutto da vedere, non so, chi lavora sulla cucina, che finisce, c'è il capo, deve vedere cucina, deve costruzione, deve devoti, deve l'insegnamento, un'ampia visione e tanto responsabilità, sempre, dice. E quindi anche ridere, anche arrabbiare, basta non piangere, tutto il resto poi impara. Grazie. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavate Tejasvinavati Tamastu Ma Visavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Budevi Budevam Bhojanam Prasada. Il cielo e la terra è la nostra benedizione, nutrizione e protezione. Curiamo, amiamo. Ricordiamo i santi nati e facciamo un saluto di gratitudine. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie.